Troppo buone le tartellette alla frutta. Sono il mio dolce preferito. Realizzarle in casa è davvero semplicissimo, con tanta buona frutta e tanta crema pasticcera. Che dite, le prepariamo insieme per questa domenica? Avremo bisogno di 500 g di farina 00, 180 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, vanillina, o se preferite vaniglia in bacche, scorza di limone, ,250 g di burro. Vi consiglio di toglierlo dal frigo almeno 20 minuti prima, così non sarà troppo freddo. E per finire 5 tuorli. Iniziamo ad impastare dal centro, quindi misceliamo le uova con lo zucchero e dopo inglobiamo anche il burro. Quando avremo ottenuto una sorta di crema, andiamo ad aggiungere anche la farina, fino ad ottenere un impasto liscio e morbido, super plastico. Guardate che bello! La nostra frolla è pronta, la copriamo con pellicola alimentare e la facciamo riposare in frigorifero per un'oretta. Voilà! Nel frattempo andiamo a preparare la crema pasticcera. Mettiamo in una pentola 500 g di latte. Vi consiglio un latte fresco perché è più saporito. Pesiamo 40 g di amido di mais e 220 g di zucchero semolato. A questo punto uniamo 5 tuorli, vanillina in polvere oppure vaniglia in bacche e andiamo a miscelare. Possiamo aiutarci con qualche mestolo di latte. In questo modo e naturalmente andiamo a versare il tutto all'interno del restante latte. A me piace grattugiare all'interno anche della scorza di limone perché rende la crema particolarmente profumata. Mescoliamo fino a che si addensa. Naturalmente, se volete una crema liscia e vellutata, volete eliminare la scorzetta del limone, una volta che la crema sarà fredda, basterà andarla a setacciare. Quindi la lasciamo raffreddare, copriamo con pellicola alimentare e dopo la mettiamo anche in frigorifero, così non si formeranno batteri all'interno. Riprendiamo la pasta frolla che ha riposato, la stendiamo e andiamo a coppare questa sorta di fiorellino che andremo a mettere negli stampini. In questo modo otterremo una tartelletta un po' diversa dal solito, molto carina. Naturalmente i ritagli di pasta vanno rimpastati e si formeranno altre tartellette. Per fare in modo che i bordi non scendano durante la cottura, vado a mettere all'interno dei pirottini e li riempio con dei legumi secchi. In alternativa anche del sale grosso va benissimo. Inforniamo a 180 gradi per 12 minuti in forno statico preriscaldato. Dopo 12 minuti è il momento di togliere i legumi. Fate molta attenzione perché naturalmente scottano e perché il pirottino potrebbe incollarsi alla pasta, quindi serve molta delicatezza. Li inforniamo nuovamente per 8 minuti circa, sempre a 180 gradi. Dopo li lasciamo raffreddare completamente e quando sono freddi possiamo metterli su un bel vassoio. E adesso
il momento più divertente, quello della farcitura. Vi sto facendo vedere un po' quello che ci servirà: la crema, la frutta, la gelatina spray, che in questo caso è vegetale, e un sac à poche e una bocchetta. Sempre se vogliamo fare un po' le cose in maniera più professionale. In alternativa anche un cucchiaio per mettere la crema va benissimo. Potete scegliere la frutta che più vi piace. Io sto utilizzando questa di stagione, quindi delle susine, dei kiwi, un po' di uva e delle banane. Nel frattempo, amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video e di condividerlo con i vostri amici. In questo modo supporterete il mio canale e mi aiuterete a crescere e a migliorare. Grazie davvero di cuore per il vostro aiuto, che per me è davvero molto importante. Andiamo a spruzzare le nostre tartellette con della gelatina. Per comodità sto utilizzando questa gelatina in spray, che è vegetale a base di agar-agar. E voilà, le tartellette sono pronte, bellissime, davvero molto profumate e super gioiose. Cosa ne dite? Vi piacciono? Spero tanto di sì. Realizzare dei buoni dolci fatti in casa è davvero più semplice di quello che magari uno potrebbe pensare, però è sempre un bel momento magari da condividere anche con i propri figli se avete dei bambini. Bene ragazzi e ragazze, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ricordo che sul mio canale Francesca Chef troverete davvero tantissime ricette, sia dolci che salate, tutte semplicissime. Pensate proprio per voi, per realizzarle in poco tempo e con tutta la semplicità del mondo. Ciao, ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Se avete delle richieste o delle domande, scrivetemi qua giù tra i commenti.